Il pisello è una leguminosa originaria dell'Est Europa, ma consumato nell'area del Mediterraneo già all'epoca dei Romani. Esistono due principali gruppi di varietà di pisello da orto, le varietà da grani e quelle da baccello, le cosiddette taccole, delle quali si consuma tutto il baccello piatto prima che maturino i semi al suo interno. Mentre i piselli da seme possono essere solo verdi, delle taccole si trovano varietà di colore verde, giallo e viola, utili per adornare con fantasia ogni piatto. Esistono inoltre varietà di pisello nane più precoci, oppure rampicanti più tardive e produttive. La semina si esegue direttamente in campo a fine ottobre, oppure a fine inverno. I semi si pongono in solchetti distanti 60-70 cm e profondi all'incirca 10, alla distanza di 5 cm. Quindi si richiudono i solchi senza annaffiare, in quanto l'umidità esterna è sufficiente per far germogliare i semi. Naturalmente se il terreno è troppo secco andremo noi ad aggiungere l'acqua. Non eccedere mai nell'irrigazione, ma non fare mai mancare l'acqua ai piselli fino alla raccolta. Siccome la pianta del pisello piace crescere a temperature miti intorno ai 20-25 gradi, si può effettuare una seconda semina anche verso metà luglio per avere un altro raccolto da metà settembre a tutto ottobre, se il clima non è troppo caldo. Il problema che spesso si riscontra dopo la raccolta è la presenza tra i semi di un piccolo coleottero, tonchio. Per evitare che questo insetto danneggi i semi e poi si propaghi, è sufficiente conservare i semi freschi o secchi in congelatore per almeno 2 settimane. A seconda della varietà, nane o rampicanti, e l'utilizzo, cioè a seme fresco o secco, il ciclo culturale del pisello dura da 90 a 100 giorni. Per il prodotto da consumare fresco, la raccolta va eseguita quando il baccello appare turgido e liscio, prima che diventi grinzoso. In genere la raccolta varia da maggio fino alla fine di giugno. Invece, per il pisello secco va lasciata la pianta seccare del tutto. Si consiglia di consociarlo con la bietola, la carota, i cavoli, il cetriolo, la lattuga, il porro e il prezzemolo per una maggior produzione e di usarlo per rigenerare l'azoto nel terreno